Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono Charlotte e siamo qui per parlare delle prime settimane qui negli Stati Uniti. Come sapete, se avete guardato i miei video precedenti, sono arrivata il 21 agosto. Se non l'avete visto vi lascio il video qui. Il 22 agosto, il giorno dopo, siamo andati a un parco di divertimenti con mia sorella ospitante, si chiama Savannah, che posso dirlo perché mi ha detto che può essere nei miei video. Mi mancava andare a un parco divertimento. Ho preso una limonata enorme, penso di non aver mai preso una limonata così grande. Poi dopo verso la sera siamo tornati a casa, abbiamo mangiato Wendy's, che è un fast food. Il giorno dopo non è successo niente. Il 24, guardo giù perché mi sono segnata le cose da dire, non è successo niente di che. Sono andata con Savannah a prendere un gelato, che era enorme anche quello. Il giorno dopo avevo l'orientation con la scuola, in cui abbiamo conosciuto dei ragazzi americani. È stato molto bello, ci hanno fatto vedere la scuola. Il campus è enorme e ci vuole un sacco di tempo da andare da una classe all'altra e non ho mai tempo e inizio a correre come una scema, però va bene. Poi dopodiché sono andata, dato che era l'ultimo giorno diciamo d'estate prima della scuola, sono andata in spiaggia con le amiche di Savannah, abbiamo mangiato la pizza, siamo state là, è stato molto bello. Ho fatto il bagno nell'oceano per la prima volta dopo un bel po' di anni. Non me lo ricordavo così freddo, è freddissimo, oh mio Dio, le onde sono enormi, bellissimo. E poi la sera abbiamo preso un gelato e poi siamo andate a casa perché diciamo che ho il coprifuoco, quindi sì, il coprifuoco era alle 10 ma ora l'hanno cambiato, l'ho messo alle 11:30 perché ho scoperto che era alle 11:30 dello Stato, perché i minorenni non possono andare dopo le 11:30 in giro, perché siamo in America, dico solo quello. Vabbè, il 26, primo giorno di scuola, parola per descriverlo, drammatico, perché arriviamo a scuola, c'è stato un casino con i documenti perché dovevamo avere dei documenti che però nessuno ci aveva avvisato. Abbiamo passato 2 ore, chi più chi meno, io 1 ora e mezza in questo auditorium a cercare di risolvere questa cosa. Abbiamo perso la prima ora di lezione, io sono entrata in mezzo alla seconda, è stato imbarazzante perché c'erano tutti seduti e io tipo lì così che non facevo niente. Come seconda ora avevo food, cioè alimentazione, cibo e cucina. La mia schedule è cambiata un botto di volte. La prima era questa, poi dopo l'ho cambiata un'altra volta, ho cambiato un'altra volta ancora e adesso è definitiva così, non penso di cambiarla. Dopodiché siamo andati al centro commerciale io e Angelica perché avevo bisogno di vestiti. Io pensavo di aver portato della roba ma non c'è niente, non ho letteralmente niente di vestiti, quindi oddio madonna sembro fatta. Vabbè, ho una ciglia dentro all'occhio, non vedo più niente, però dettagli. Abbiamo scoperto che chiudeva alle 7. What? Sono le 7 e il centro commerciale ha chiuso, quindi già è stato un po' un trauma, però dettagli. E la mia carta ha smesso di funzionare, sì, quindi ho dovuto cambiare carta. Il 27 è stato il secondo giorno di scuola, ho avuto la prima partita di football che è stata molto bella, però per il coprifuoco che avevo ancora alle 10 sono dovuta tornare a casa prima, non sono potuta andare da In and Out, che è una cosa che fanno tutte le sere dopo le partite, è un modo per conoscere persone. Siamo tornati a casa dopo la partita, così. Il giorno dopo era sabato, quindi appunto niente scuola, grazie a Dio. Savannah ha invitato le sue amiche, abbiamo mangiato gli hot dogs, gli Smurf, penso si chiamino così. Vabbè, comunque queste cose qua. Sono tornata al centro commerciale il giorno dopo e da Target a comprare altre cose perché non avevo niente. Il 30, altro lunedì, altra vita, sono andata a cambiare la mia schedule per la prima volta perché non ce la potevo fare. Ho cambiato arte all'ultima ora, avevo messo cross country, pessima idea, non sono durata 2 giorni, però va bene. Ho cambiato e ho messo coreano alla seconda ora perché chi non lo sapesse mi piace la Corea però sono gusti, non posso farci. Ho messo coreano al posto di food nutrition perché è abbastanza noioso, cioè non faceva niente. Poi sinceramente non per fare tanto la schizzinosa, però gli americani che mi insegnano a cucinare, cioè non è che io sappia cucinare, però diciamo che posso imparare meglio da mia nonna che da degli americani che mi insegnano a fare la pizza, quindi lasciamo stare questa cosa. Il 31 ho iniziato cross country, è stato un trauma perché ho capito che non era per me. Allora sono a scuola, sto andando a prendere le cose nel locker perché il primo giorno di cross country ho fatto niente perché non ho un foglio, quindi che gioia. Questa è la scuola, è molto molto figa, molto figa. Questo è il mio locker, si fa così, boom.
bellissimo. Quel giorno lì abbiamo fatto veramente poco perché abbiamo corso 10 minuti. Ho detto ma sì, ci stanno. 2 giorni dopo ho avuto la rivelazione del fatto che io facessi cagare a cross country. Ho voluto cambiare perché no, cioè ho corso serio e sono morta. Questi qua corrono come dei pazzi, pensano di essere alle Olimpiadi. Ok che si allenano da tipo degli anni, si allenano anche d'estate. Io non correvo da tipo 2 mesi e io ero tipo non si fermano, non ti cagano, non ti aspettano. Quindi ho detto no, io non ce la posso fare. E quindi quel giorno lì sono andata all'appuntamento con la coach di Drill Team, che è un misto tra cheer and dance, e quindi avevo chiesto di incontrarla per fare i tryouts, che sono le audizioni diciamo per entrare nella squadra. Mi sono trovata con lei e ho fortunatamente saltato in mezzo allenamento di cross country. Mi hanno insegnato una coreografia, ho dovuto farla, mi hanno chiesto diverse cose tipo fai spaccate, fai salti, lancia una gamba, cose così. Il giorno dopo ho avuto la partita di football della scuola, questa è in casa, però l'altra era via, non eravamo in casa. Hello everyone. Oh my god, wait, look at the sunset. Whoa! You should make. I'm Casey. I am friends with Charlotte. There's Alessandro, and there's Daniel, Savannah, and Sammy. And we're at a football game. Sorry if you don't understand me because I'm not speaking Italiano, but there we go. What was the word you taught me? Oh, talk. Talk. Sono andata prima da In-N-Out stavolta con i miei amici. Ready? 3, 2. Siamo andati dopo la partita a prendere una specie di bubble tea, è tipo un gelato con le bolle. Just how fast the night changes. Romeo, save me, be alone. I've been waiting. Always say we're gonna stop. Il 4 settembre siamo andate io, il mio stepdad e Savannah alla partita della USC, che è la University South California. Ok, allora oggi stiamo andando alla partita di questa squadra. La maglia non è mia, ho fatto un trucco molto così e niente. Siamo a una partita di football. È stato molto figo, cioè assurdo. Il giorno dopo invece sono andata a mangiare fish and chips con i miei 2 genitori ospitanti. Abbiamo guidato poi dopo per le ville che ci sono, e sono delle ville assurde. Ce n'era una che sembrava la Casa Bianca. E vabbè, ho avuto una leggera nostalgia di casa perché comunque diciamo che si partono i momenti, e il mio momento è partito quando abbiamo visto il tramonto. Comunque ho comprato i Twinkies, che sono una cosa che mio papà adora, e quindi tipo mi è venuto un po' mancanza, però dettagli. Il giorno dopo sono andata in spiaggia con Savi e sua amica, e il 7 ho cambiato classi perché ho scoperto di essere stata presa nel Drill Team. Sono stata super contenta di questa cosa perché mi avevano detto che dovevo fare i tryout dopo quell'allenamento che avevo fatto, e invece non l'ho dovuto fare, mi hanno preso subito, e tipo io lì, oh mio Dio, grazie bici. Ho cambiato classi di nuovo e ho messo appunto Drill Team alla quinta. Ho fortunatamente saltato cross country perché sono andata a cambiare la prima del cross country, quindi sono stata un'ora in bagno evitando di fare cross country. È stato molto bella l'ultima ora. Ho cambiato anche di nuovo la mia schedule e ho tolto biologia, che era veramente troppo facile. Ho messo ceramica, che è un botto divertente. Adesso stiamo facendo questo coso però è molto carino, è molto divertente, cioè mi piace un sacco, quindi niente, sono contenta. Il 9 sono andata con Savannah e dopo abbiamo preso uno smoothie e abbiamo mangiato i biscotti in auto. 2 giorni fa ho avuto scuola, ho avuto la partita, ho avuto diciamo la mia prima performance. Dopodiché sono riuscita ad andare in out perché appunto il coprifuoco l'avevo spostato, è stato molto bello. Dopodiché ieri sono andata al pranzo con pranzo non è un pranzo, praticamente stai lì, era un compleanno della cugina di Savannah, molto carina, e niente, ho conosciuto la famiglia della mia host mom, è stato molto bello. Alla sera sono andata con Laura, che è un'altra ragazza italiana, a Santa Monica, e abbiamo incontrato gli altri ragazzi, alcuni italiani, alcuni di altri paesi, la sua host sister che è del Belgio, quindi con lei parlo francese. Hi guys. Hi. We're eating pizza. You sounded American. Yeah, I'm eating pizza. You said like, what are you doing? A vlog. What? It's a vlog. Pizza. Wow. Oh my god, so interesting. We are at Santa Monica. Santa Monica. Here. Here. Santa Monica.
Wait, hold on. Say your name. I'm Ines, the main character. Laura. And I am who I am. So good. You want to say something? I want to say that we are happy to be here. It's really good. We love it. Don't do drugs. We don't drink. We don't drink. That's a lie. That's a lie. That's a lie. Don't say it. That's Yeah. One of the web. Ok, vai. Vai. Abbiamo mangiato, abbiamo fatto i roller coaster. I don't want to. Oh God! Oh God! Oh God! E dopo siamo tornati sempre con un Uber, alle 11:30 ero a casa. Per il coprifuoco in tempo, perfetta, mamma mia, spacco. E quindi niente, queste sono praticamente 2 settimane della mia vita qui. Mi sembra assurdo di essere qua soltanto da 2 settimane. Non lo so, ambiguo. Non so quando uscirà questo video perché devo editarlo, ma non ho mai tempo. Sono contenta di essere qua. Questo è tutto. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete sapere cose in più, seguitemi su Instagram che pubblico ovviamente un sacco di cose ogni giorno. Abbiamo raggiunto 1000 iscritti qua su YouTube, che grazie, non pensavo. Grazie mille e niente, ci vediamo nel prossimo video. Peace out!